In questo video parleremo di un confronto molto importante che ha avuto luogo nel campionato MotoGP e lo ha in parte caratterizzato. Il confronto fra due team Ducati, il team VR46 per Tamina e il team Gresini, che va avanti da un po' e adesso direi che si è decisamente chiuso a favore di Gresini. E parleremo anche delle conseguenze che questa cosa potrebbe avere nel medio periodo. La notizia è quella di un contatto fra VR46 e Aprilia. Se volete conoscere i dettagli dei due temi, ossia come sono andate le cose e come potrebbero concludersi, questo video fa per voi. Se invece per voi tutto quello che non vi piace è odio, se siete allergici alla lettura delle classifiche quando non vi piacciono e chi le analizza è un hater, c'ha astio, se siete complottisti e giustificate i quinti posti o i tamponamenti, per intenderci, allora stoppate subito, perché insomma, vedete come sono trasparente? Ok, siete pronti? Dai, sigla. Ciao da Mr. Helmet. Allora, come prima cosa, perché poi ve lo dimentico, vi chiedo, se vi va, di mettere like, di iscrivervi al canale e magari abbonarvi in modo da sostenere Mr. Helmet. Poi nelle descrizioni ci sono tutti gli sponsor che ci aiutano ad andare avanti, perché per fare queste cose serve tempo, servono risorse, ok? Comunque, adesso andiamo subito al tema. Vi dico in che momento siamo. Siamo in un momento della vita di un team, e capita ad ogni squadra, in cui il blasone, le eventuali vittorie del passato e nemmeno le sponsorizzazioni contano più. Insomma, per VR46 è arrivato quel momento lì. Ok, un po' di difficoltà, un momento di blocco, di impasse. E poi c'è dall'altra parte Aprilia, è una casa che fino a poco tempo fa faticava a trovare continuità, a trovare risultati e che invece adesso ha tutto quello che le serve. È diventata l'unica vera alternativa a Ducati. No? Sono questi due destini che potrebbero presto incrociarsi. E vi ho ridato le due notizie, però prima dobbiamo fare una piccola analisi per spiegarle, per analizzarle. Ok? Allora, parliamo innanzitutto della anatomia di un'umiliazione per VR46 per Tamina, perché dopo l'addio di Pramac il team di Valentino doveva essere la punta di diamante del progetto Ducati, almeno per quanto riguarda la parte clienti. Una moto ufficiale, supporto diretto da Borgo Panigale, uno sponsor poderoso, cioè l'azienda petrolifera di Stato indonesiana Pertamina, e poi piloti di talento, insomma. Sulla carta era questo il pacchetto perfetto, però i numeri raccontano da un po' di tempo a questa parte, quindi non solo per questa stagione, un'altra storia, ok? Dopo la stagione ottima, trionfale magari no, ma ottima con Bezzecchi nel 2023, il 2024 è stato molto complicato e il 2025 si è trasformato in un incubo perché alla fine nel 2025 per VR46 per Tamina 0 vittorie e poi solo 13 podi complessivi, 9 con Di Giannantonio e 4 con il ben più esperto Morbidelli. E il confronto con il team Gresini è impietoso. Allora, VR46 soffre Gresini da sempre, ok? Gresini già nel 2024 con Marc Marquez e suo fratello, con una moto vecchia, anzi entrambi vecchie, aveva compiuto lo stesso massacro sul VR46, però quello poteva essere dovuto a Marquez, ok? Quindi, però, in questo caso, quest'anno, come abbiamo detto, Marc Marquez non c'era ed è andata anche peggio, ok? E perché è stato l'anno della consacrazione di Alex e del magnifico debutto di Aldeguer, che era un rookie. Quindi Gresini, con una struttura più piccola e nessuna moto aggiornata, ha ottenuto 7 vittorie e 26 podi totali, quindi grazie ad Alex Marquez e ripeto a un debuttante, un rookie che si chiama Fermin Aldeguer. E i punti, Morbidelli e Di Giannantonio sono finiti davanti ad Aldeguer, che è un debuttante di poco, e sono quasi alla pari, ma Alex Marquez ha da solo quasi gli stessi punti dei due VR, ok? Alex Marquez 467, Di Giannantonio 262, Morbidelli 231. Se sommiamo Aldeguer per Gresini che ha fatto 214 punti, quindi non troppi meno
del molto esperto Morbidelli, la squadra celeste arriva a 681 punti. Quindi, riassumendo, come vittorie Alex Marquez e Aldeguer raggiungono quota 7, Di Giannantonio e Morbidelli raggiungono quota 0, 7-0. Come podi Alex Marquez e Aldeguer raggiungono quota 26, i due VR46 per Tamina raggiungono quota 13, quindi 26-13, doppiati i VR da Gresini. I VR con una moto ufficiale e 2 piloti esperti, i Gresini con due moto dell'anno scorso e un debuttante. Come punti, lo voglio ribadire, siamo 681 a 493 e si tratta di 188 punti di differenza, equivalenti più o meno, se vogliamo pensarla in gare, a 5 weekend di gara a punteggio pieno che ipoteticamente, se dovessero gareggiare i due team come fossero due singoli piloti, i VR dovrebbero fare a punteggio pieno con l'assenza dei Gresini. Ok, spero di non essere troppo hater e troppo anti-italiano se leggo una classifica ed un confronto come questi. Ma Gresini non è un team italiano? Ah, vabbè, lasciamo stare. Comunque, non è bastato Marc Marquez a umiliare e a distruggere, a pallottolare Bagnaia a parità di moto e quindi a rasare la VR46 come entità, come organizzazione. Ci mancava anche Alex Marquez ad asfaltare tutta la comitiva con una moto inferiore a quella di Giannantonio e un rookie a svergognare Morbidelli, che corre da anni ed è stato anche vice campione del mondo. Ditemi voi. Morbidelli, oltre a Marini, che però è andato a far bene altrove, è l'unico, lo ricordo, a non aver mai vinto una gara con la moto di Dalligna. Per un team come VR46 per Tamina, che ha sempre lavorato bene sotto certi aspetti, che dispone di una Ducati GP25 ufficiale e di un budget sostenuto da uno dei più grandi sponsor del paddock, questo non può che essere chiamato un fallimento tecnico e sportivo, ma soprattutto di immagine. E l'anno prossimo le cose possono anche peggiorare, perché l'anno prossimo il colpo di grazia è arrivato con la notizia che dal 2026 Gresini avrà una Ducati Factory assegnata proprio ad Alex Marquez. E un'altra notizia altrettanto fastidiosa parla del fatto che Alex Marquez diventerà anche sviluppatore ufficiale al posto di Pecco. Quindi VR46 sognava la definitiva consacrazione come nuovo Pramac della situazione e invece Gresini lo passa all'esterno e sarà alla pari come riconoscimento perché avrà una moto ufficiale e in più il pilota di Gresini, un Marquez per di più, si accinge a soffiare il posto di sviluppatore a un pilota VR46 che per di più è nel team ufficiale. Quindi non solo mancando Marc Marquez lo sviluppo non viene affidato a Pecco Bagnaia, ma addirittura Alex Marquez è tenuto da Gigi Dall'Igna in considerazione più di un pilota rosso, che quello che potrebbe causare questa cosa che vi ho appena descritto la vediamo più tardi, ok? Quindi le aspettative di Valentino, che si era speso in dichiarazioni pre-campionato, erano altissime, era pronto a fare tantissimi podi, vincere qualche gara e finire bene in campionato. Beh, non ha avuto nessuno di questi risultati e quindi si apre la questione per Tamina. Ci sono dei rumors pesanti, perché dietro a ogni team ci sono i soldi e dietro a VR46 ci sono giustamente tanti soldi. Per Tamina è una compagnia statale, un gigante economico che porta moltissimi soldi, ha investito nel team, nel brand e persino in un gran premio che porta il suo nome e quindi negli ultimi anni ha anche rilanciato il supporto aggiungendo ancora soldi perché evidentemente voleva appropriarsi di una certa situazione di immagine per quanto riguarda il team di Valentino, confidando in una riuscita dal punto di vista dei risultati. Però nel paddock circola una voce che dice che per Tamina non è troppo soddisfatta
gli asiatici sono fatti in un certo modo, non faranno pubblicità, non faranno dichiarazioni, però di fatto Pertamina non ha ottenuto quella risonanza che avrebbe voluto, soprattutto in casa. Investire milioni per finire dietro ai team satelliti, persino nella gara sponsorizzata in casa, ripeto, con un pilota sotto processo mediatico come Morbidelli e un Di Giannantonio poco incisivo, almeno non secondo le aspettative, non era quello il piano di Pertamina. L'immagine internazionale conta. Per un'azienda che vuole mostrarsi moderna e vincente, i risultati di VR46 sono un boomerang, soprattutto perché Pertamina ha vissuto qualche mese fa un problema abbastanza difficile di gestione delle situazioni interne per motivi di corruzione e altre cose di altro tipo. Quindi ha bisogno assolutamente di visibilità pulita. Eh, Oltre a questo, Valentino era una donna importante, un'aggiunta importante dal punto di vista dell'immagine, e si è visto poco sia negli anni passati che quest'anno. Diciamo che quest'anno l'intenzione di Valentino era di partecipare di più, ma la stagione di Marc Marquez ha fatto passare a Valentino un po' la voglia, tenendo conto che però è sempre molto difficile gestirlo dal punto di vista dell'immagine e del marketing, perché Valentino rimane un pilota automobilistico di BMW, rimane un ambassador Yamaha, e quindi non è che può fare questa gran parte rappresentando un team Ducati. È molto difficile, è una situazione abbastanza equilibristica quella di Valentino. Comunque non è stato molto presente. Il sogno di VR46 è quello di riprendersi, e la mossa di rilancio nelle intenzioni di VR46 a partire da Uccio doveva avere un nome, il nome di Pedro Acosta. Il fenomeno spagnolo, che è la stella del futuro, la star del futuro, però l'operazione è stata bloccata da Espeleta in persona, nemmeno nascondendosi troppo, ma motivi di complotto, no, perché KTM era in quel momento, adesso ne sta uscendo, in un caos societario dopo il passaggio di mano da Pirer Mobility al gruppo Bajaj, che avevamo anticipato su Mr. Helmet dal 2024, mentre ci davano dei pazzi. Diciamo che la situazione di KTM era all'epoca e anche adesso abbastanza in bilico. Crisi economica, crisi tecnica, crisi di identità, e Dorna non può permettersi di perdere anche il suo ultimo talento non Ducati, uccidendo poi definitivamente una casa, perché un trasferimento di Acosta verso VR46, verso ancora una volta verso Borgo Panigale, avrebbe significato un altro colpo mortale per il fragile equilibrio tecnico del campionato MotoGP. Già KTM ha poche ragioni industriali e finanziarie per continuare a fare le corse, e poi lo vedremo in un video separato. Se si toglie pure anche Acosta per portarlo a Ducati e dare a Ducati, che è già potente, un altro valore aggiunto, è veramente la fine. E così la porta si è chiusa e VR46 è rimasta a mani vuote, quindi oltre a essere in difficoltà non le è stata data neanche la possibilità di potenziarsi. VR46 dice che non si è arreso, e quindi questo vuol dire che continua a volere Acosta, ma vuole portarlo con sé, con un altro piano probabilmente. Vorrebbe farlo subito, ma i contratti dicono che non si può, e quindi questo ragionamento, attenzione, noi lo stiamo facendo per il 2027. Adesso parliamo di Aprilia. Aprilia è l'unica alternativa vera. È qui che entra in gioco. Mentre gli altri arrancano, praticamente tutti, e anche Ducati ha avuto una flessione di risultati abbastanza anche fisiologica nell'ultimo periodo della stagione, la casa di Noale è l'unica, oltre a Ducati, ad essere capace di vincere, non vincere una gara per caso, vincere in pianta stabile, cioè in maniera metodica e in maniera non casuale. Ecco, persino con Espargarò aveva vinto, poi vabbè si era rivelato un fuoco di paglia, però con Bezzecchi il discorso è diverso. È vero che quando non c'è Marc Marquez tutti quanti possono vincere di più, e le ultime vittorie di Bezzecchi, di Aprilia in generale, anche con Fernandez, sono arrivate con il numero 93 assente, e questo non si può ignorarlo. Però la verità è che la crescita di Aprilia è altrettanto evidente, è un pacchetto tecnico che ormai ha raggiunto un livello factory autentico
sia per il team ufficiale che per il team clienti, che come abbiamo visto è in grado di contendersi le gare, le vittorie ai podi, questo pacchetto fa gola a molti. Quindi Aprilia oggi è appetibile come mai lo è stata nella sua storia. Ha una moto vincente, ha un management più solido, che ha una direzione, ha una visibilità che cresce di gara in gara ed è stata in grado di superare una bruttissima situazione di immagine tecnica, di contratti, politica, che è stata la brutta uscita di Martin, che mentre si era fatto male cercava di andarsene via sputando nel piatto in cui non aveva neanche iniziato a mangiare, ok? Quindi, però Aprilia è stata capace di gestire molto bene tutto questo. E in più, dietro le quinte, si parla di un futuro movimento societario del gruppo Piaggio, forse con l'ingresso di capitali asiatici, perché in questo video qui io vi ho mostrato che da una parte Mahindra, colosso indiano che aveva già messo le manine nel motorsport, flirtando già, vorrebbe entrarci, dall'altra Zhongsheng, gruppo cinese che già collabora con diversi marchi europei, ci vorrebbe provare con una partnership. Ok, qualche settimana fa l'abbiamo detto in questo video qui, dategli un'occhiata. Ed è qui che un team, la presenza di un team sponsorizzato da Pertamina, azienda petrolifera di Stato indonesiana, diventa un valore strategico. Quindi un team come VR46 aprirebbe ad Aprilia e al gruppo Piaggio una visibilità diretta nel sud-est asiatico, proprio in un mercato dove Mahindra e Zhongsheng hanno interessi enormi e reti industriali consolidate. Insomma, la sinergia non è solo sportiva, sarebbe anche politica, industriale e commerciale. È un asset che potrebbe pesare nei tavoli di trattativa per il futuro di Piaggio. Ecco quello che vogliono tutti e per cui si sarebbero già cercati VR46 e Aprilia, già cercati a vicenda. Non so esattamente chi abbia bussato per primo a chi, però il contatto c'è assolutamente stato e ne verrebbe fuori veramente una bomba, ok? In più in Aprilia c'è il profeta, come profeta, Bezzecchi, che è al momento un pilota VR46 di quelli in ascesa, ben voluto e stimato a casa sua, diversamente da Bagnaia, che in Ducati ormai, mi si consenta, è in declino, ok? Prima che mi diate dell'etere, vi voglio far rivedere questa cosa qui, che parla dell'affidamento dei test per la nuova moto ad Alex Marquez, con un 2 volte campione del mondo con Ducati in casa. E insomma, non mi sembra una situazione da ignorare oltremodo. Allora, l'ipotesi dell'incontro è questa qua, cioè fra le ombre di un team insoddisfatto come VR46, giustamente perché ha le risorse, la struttura e l'interesse di fare di più, e la luce di una casa in crescita, nascerebbe l'idea di questa partnership che, volendo e potendo, loro farebbero anche subito, ma insomma, non solo per un cambio tecnico, ma proprio per un riposizionamento anche a livello di marketing. Entrambe le realtà ne avrebbero bisogno immediatamente. Non si può fare, però diciamo che ci iniziano a lavorarci. Quindi una partnership con trattamento factory, un pilota simbolo, magari lo stesso Acosta, se in futuro sarà libero, insieme a Bezzecchi, è un marchio che punti a tornare al vertice, ok? Acosta, o magari dopo vediamo. Insomma, per VR46 sarebbe la rinascita dell'immagine, e ricordate che nel 2023 Pertamina insistette per continuare ad avere Bezzecchi, e per questo motivo Bezzecchi fu bloccato, dicono, nella sua ascesa verso il Team Factory con una moto ufficiale. Però per VR46 le cose poi non sono andate bene, adesso c'è l'occasione di scrollarsi di dosso la percezione di squadra che non vince più e che ha perso il confronto diretto con Gresini per 2 volte di seguito. La squadra che non ha saputo, per intendersi, tenersi il ruolo di team di riferimento. E per Aprilia invece sarebbe un salto di qualità commerciale e mediatico a livello di immagini che Contraccaus non ha avuto, perché sì, in America ok, un po' di visibilità c'è stata, ma VR46 nel mondo delle moto è ancora qualcos'altro. E insomma è un po' di visibilità in Asia proprio nel momento più delicato della sua storia industriale. È figata questa qui, però non è finita qui. Attenzione, perché c'è l'ombra di Bagnaia, perché VR46 avrebbe già scelto quale strada del bivio prendere fra
restare nell'orbita Ducati con sempre meno spazio oppure cercare un nuovo futuro con Aprilia. Avrebbe scelto Aprilia chiaramente, ma c'è un dettaglio che cambia tutto, che si chiama Pecco Bagnaia, perché il campione del mondo, ex campione del mondo con Ducati, sempre più insofferente verso alcune scelte tecniche e politiche di Borgo Panigale, potrebbe nel 2027 chiudere il cerchio e tornare a casa in VR46. Volete la mia opinione? Bagnaia è già fuori da Ducati abbondantemente e vorrebbe già tornare in VR46. Non può farlo adesso perché finirebbe su una Ducati clienti, ma sarebbe molto diverso se la moto di VR46 non fosse più una Ducati. Ok? Quindi oggi è un sogno irrealizzabile, ma presto, praticamente alla fine dell'anno prossimo, potrebbe già succedere. Quindi con un progetto Aprilia VR46 la prospettiva cambia completamente. Bagnaia, libero da vincoli, potrebbe portare con sé la sua esperienza, la sua immagine e persino parte della sua struttura tecnica che lo ha seguito finora, soprattutto se nel frattempo poi Acosta non si riesce a prendere e si va a posizionare da un'altra parte, in onda come dicono, ok? Quindi uno scenario questo qui che farebbe impazzire i tifosi e che restituirebbe alla MotoGP un nuovo equilibrio e un nuovo potere, veramente una linfa vitale di interesse elevatissimo. Cioè immaginate un team VR46 su Aprilia con Bezzecchi e Bagnaia, ma sarebbe una bomba assoluta che veramente riporterebbe un sacco di attenzione sul moto mondiale. Ok, la cosa bella è che si sta cercando di farlo succedere prima, la cosa brutta è che insomma è abbastanza difficile che questo capiti. Ma Aprilia ha già un team clienti, cosa succederebbe? Sembrerebbe che Trackhouse sia destinato ad essere il terzo team Honda. Questi sono i rumors. Li ripeto, sembra che Trackhouse sia destinato ad essere il terzo team Honda. Questi sono i rumors. E ricordiamoci che Honda negli Stati Uniti ha un certo peso. Quindi la conclusione è questa. Per VR46 la scelta è di restare in una comfort zone che però non è confortevole per niente e che non porta risultati, oppure rischiare tutto per un progetto nuovo con Aprilia e con una prospettiva 2027 che potrebbe tenere un campione del mondo in casa. Un campione del mondo che appartiene alla VR46 accanto ad un altro pilota che appartiene alla VR46 e VR46 secondo me ha già deciso di cambiare, perché oggi in MotoGP non basta più avere una visione, cioè non basta più avere una moto e avere dei soldi, avere degli sponsor, serve una visione. E quindi se Aprilia è la casa del momento e VR46 è la squadra che vuole riscattarsi, l'incontro non sarebbe solo logico, sarebbe inevitabile. Il resto lo vedremo presto, magari già nei corridoi dei paddock, perché voi lo sapete che quando VR46 per Tamina, Bagnaia iniziano a essere insoddisfatti e Aprilia ad avere sempre più fame, poi significa che qualcosa nel motomondiale sta per cambiare davvero, perché sono dei magneti che naturalmente rischiano di attrarsi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, se vi piacerebbe, se pensate che sia possibile, chiaramente nel 2027, e se pensate che VR46 e Aprilia siano l'uno per l'altra la soluzione, ok? Fatemelo sapere che sono curioso. Ciao da Mr. Helmet.